Ma guarda che belle questi boschi di questa zona attorno alla lagoa di Sant'Andrés. Ti aspettavi una zona così, Mauro? Molto bella. C'è una laguna con fenicotteri, sarebbe da fermarsi e dedicarci un po' di tempo perché ci sono vari percorsi sia a piedi che in bicicletta. Qua hanno le sugherete che spogliano un po' come in Sardegna, guardate, guardate. Il panorama è cambiato completamente dalle falesie che avevamo nel lato sud e lato ovest dell'Algarve. Ora siamo finiti in mezzo alla macchia mediterranea e alla pineta. Come dice sempre Mauro, sembra di essere in Sardegna. Quercia da sughero, pini marittimi, è Sardegna questa. Mancano i nuraghi. Oggi mentre viaggiavamo in camper ci ha incuriosito una penisola, che è la penisola di Troia o Troia, non so bene come si dica. Troia. Ha l'accento sulla O, quindi penso proprio che sia Troia. Non lo so. In portoghese Troia. E quindi abbiamo deciso, adesso siamo all'inizio di questa penisola. Chiude a sud il golfo di Setúbal. Una penisola molto lunga e stretta, lunga circa 18 km, una cosa simile. Ora proviamo ad arrivare in cima, fino alla punta. Una delle caratteristiche è che tutto il lato sud, che poi sfocia nell'Algarve, è sabbioso, hai queste spiagge sabbiose di dune che sfociano, che arrivano sul mare. Il lato nord, da Setúbal in avanti, risalendo verso nord, come lo potete vedere, là davanti è tutto montuoso. Qui il mare è anche più tranquillo rispetto a poco fa, quando eravamo nella zona di Sant'Andreas, perché la penisola di Setúbal protegge il mare, protegge le onde del vento che arriva da nord, quindi ci sono meno onde, il mare è molto più tranquillo. Che spettacolo è questa spiaggia? Mauretto fa il romantico, vuol vedere il tramonto. E qui siamo arrivati proprio sulla punta estrema della penisola di Troia. Di fronte abbiamo la costa che prosegue e non è poi tanto distante, solo che per attraversarla e arrivare dall'altra parte bisogna fare circa più di 100-120 km, insomma è molto lunga. Ora valutiamo se prendere un traghetto e andare direttamente di là, a Setúbal. Voglio dire semplicemente che questa è la città del Vate. Chi è? Il nostro grande Murigno. Eccolo qua, il tramontone. Sono di nuovo con Fiorella perché la Betty mi abbandona. Per me è la Betty Calamante, sai? E qua abbiamo la baia di Setúbal. Medusone sulla spiaggia della penisola di Troia. La Betty sta arrivando dal Medusone con tutto il tramonto rosa alle spalle.
con questa immagine della Betty sorridente che arriva da noi chiudiamo la giornata. Ci vediamo a domani a tutti. Guardate che colori dietro di me, oltre al tramonto che avete appena visto. Ma cos'è più bello, la Betty o il tramonto? Questo lo diranno i nostri follower. Buonanotte, ciao ciao, a domani. Buongiorno amici, stamattina bellissimo sole in quel di Comporta. Abbiamo dormito qui questa notte, come vedete, area sosta camper gratuita, con carico, scarico, bagni, tutto quello che ci serviva, e ora si riparte nuovamente in viaggio e nuove strade che ci aspettano. Direzione sempre più a nord. Stiamo facendo il giro del golfo di Setúbal, l'estuario del fiume Sado, del Rio Sado. Ieri sera siamo andati anche a vedere, eravamo sulla penisola della Troia e Setúbal era proprio lì davanti, c'era un traghetto che si poteva prendere, ma per i camper 38 euro. Con 2 persone a bordo. Con 2 persone a bordo 38 euro mi sembra un po' eccessivo. Sono un'ottantina di chilometri, io non ce li spendo 38 euro di gasolio. E in più tagliavamo e non vedevamo tutta questa zona che comunque è sempre gradevole. Quindi abbiamo dormito a Comporta in una bella area sosta tranquillamente, e oggi ci facciamo questo giro, un'oretta e siamo comunque a Setúbal. A parte la zona industriale qua di Setúbal, quella là di fronte è la penisola della Troia, dove eravamo nei giorni scorsi, cioè dove eravamo ieri, scusate. Siamo a Setúbal e qui a Setúbal questa dove siamo noi adesso è Avenida José Mourinho. È uno dei nostri miti di sempre, colui che ha fatto questo gesto, e lo ameremo sempre. Grande José, grande Mu, siamo nella tua città, dovevo dedicargli questo breve momento nella sua strada. Hanno fatto una strada a una persona vivente e uno sportivo. Grandiosi. Siamo sul lungomare di Setúbal e questa qua è la fortaleza, il camper nostro, il camper di Fiorella, e guardate qua dietro, qua vendono pescado e mariscos. Questa è Setúbal, questa qua è il Parco Natural da Rábida. Ecco, questa è la penisola di Troia che ieri vedevamo, eravamo lì, non si vede la punta perché è dietro la montagna. Qui siamo sull'alto della collina oltre Setúbal. Posto notevole. Bella, vista splendida. Vista veramente splendida. L'acqua è meravigliosa. Qui l'oceano, avendo una protezione da nord della penisola, è calmo. L'acqua sembra quasi mediterranea. Veramente incredibile. Dal mare ai monti è un attimo. Ed infatti eccoci qua a fare pranzo
nel bosco. Ci siamo accomodati a fare un bel picnic, i nostri camper sono qua di fronte a me e noi siamo qua al tavolino. Con un po' al sugo, questo qui è quello normale. Ho preso il negozio per questo. Allora, purtroppo le partenze sono sempre gli arrivederci. Sono sempre tristi. Lasciamo Fiorella che va per la fatto sua 4 strada. giorni favolosi. 4 giorni assieme. Vi assicuro che sono due persone veramente squisite. Grazie Fiorella. A parte quando litighiamo. Ma anche quando litigano fanno ridere lo stesso. Anche Fiorella è una persona davvero gradevolissima. Abbiamo gli stessi gusti. Abbiamo gli stessi gusti, quindi... non è interista, l'unica cosa, vabbè. Ecco. Atalanta, forse, chi vince? Io sempre nerazzurro. Tra viaggiatori il mondo è sempre piccolo, quindi già un bacione siamo a Fiorella. Dai. Ciao Betty. Un piacere veramente, enorme. veramente. Alla Grazie anche a prossima. noi, un salutino anche a Barney. Vieni a salutarci. Vieni, Non ci saluti? Ciao, bellissimo. Che è il cane più simpatico del Portogallo. È un bel camperista. Un bel camperista. Oh, basta accarezzarlo. È un cane simpatico e giocherellone, vero? Eccolo. Direzione Mauretto Lisboa. Ebbene sì, stiamo per raggiungere la capitale. Abbiamo deciso di prendere l'autostrada che permette di attraversare il fiordo a pagamento, logicamente, attraverso un ponte che arriva a Lisbona direttamente. Altrimenti, se si vuole evitare l'autostrada, bisogna fare tutto il giro del fiordo, il che comporta da qui dove siamo un'ottantina di chilometri in più. Quindi evitiamo, paghiamo quel che sarà da pagare per l'autostrada e proseguiamo. Ci dirigiamo verso il nostro campeggio nel centro di Lisbona, Lisboa Camping se non sbaglio si chiama, poi vi diamo indicazioni più precise. Eccoci qua, ci siamo sistemati anche stasera. Lisboa Camping è l'unico campeggio più vicino al centro città. Da qui poi si possono prendere sia dei taxi privati piuttosto che Uber o altro, oppure c'è un bus che ci porta in centro in mezz'ora se non sbaglio. Il campeggio si trova in mezzo al bosco, come potete vedere, molto verde c'è qui attorno. Insomma, questo è il primo vero e proprio campeggio che facciamo da quando siamo partiti dall'Italia, ossia da 2 mesi a questa parte. Ci siamo sempre fermati in varie aree sosta. È il posto più vicino al centro della città e quindi abbiamo deciso di fermarci qui. Stiamo andando all'aeroporto, adesso stiamo con Mohamed. Hello Mohamed. Tra poco prenderemo un volo che ci riporterà in Italia per qualche giorno. C'è anche la Betty qua dietro, ovviamente, non sono da solo. Abbiamo lasciato Carletto. Eccoci in aeroporto. Ultima colazione prima di partire. Un pastel de nata, che è il dolce tipico di Lisbona e del Portogallo. Non può mancare, è delizioso, assaggiatelo se vi capita. Dolce di Belém.
lasciamo per qualche giorno Lisbona, ma ci torneremo presto. Molto presto. Ci rivediamo in Italia. Presto. Arrivati a Bergamo. Ciao Tatona! Ciao a tutti, benvenuti! Sei contenta che siamo arrivati? Sì! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Oggi faremo un tutorial per insegnarvi a cucire e faremo di esempio questa bambolina. Qualche giorno a Genova con i nonni e il bambino. La chiacchierona. La chiacchierona che sarei io, che non mi danno mai il permesso di farlo. Minchia, chiacchiera. È vero o no? È vero o no? Dopo la nonna chiacchierona e il nipotino silente, nel senso che lui non è il nipotino mio, è il nipotino suo e lui è figlio mio. Questo qui, il pugile, Mattia, eccolo qua. Per fortuna non chiacchiera quanto te. Quando sentite che parlo tanto, avete capito da chi ho preso. E qua c'è il nonno. Buongiorno, Saluta gli astanti. Siamo tornati a casa! Nati. Siamo venuti a dare un'occhiata al Ronic, perché poi ritorniamo a Lisbona tra poco. Esatto. Siamo tornati in Italia e veniamo a vedere come sta. Controlliamo che vada tutto bene. Poverino è rimasto solo per un paio di mesi e ora torniamo qua a salutarlo, accudirlo. Siamo nuovamente in partenza per tornare a casa. Qual è la nostra casa? Dove stiamo bene. Eccoci qua, tornati a Lisbona. Siamo già in metropolitana, atterrati da un 20 minuti circa e ora direzione centro città. Più che altro c'ho fame, voglio di un baccalao, una cataplana, qualcosa del genere. Un caffè, un pastel de nata. La giornata inizia così. E la giornata è cominciata. Mavi, Zitta! prendiamo anche papà. E ditemelo che non devo parlare. Non devi parlare. Faccia essere chiacchierone. No, non ce la fai. Non ce la fa.